Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è più o meno la continuazione spirituale del video della settimana scorsa. Abbiamo parlato delle videocamere per content creator. Oggi voglio trattare un altro argomento che è l'audio. Quando noi andiamo a creare un contenuto, qualsiasi esso sia, un contenuto audiovisivo, noi dobbiamo considerare l'audio come la parte più importante del nostro prodotto. Quindi non basta creare delle belle immagini per avere un buon prodotto, bisogna avere un buon audio. Questo perché? Perché in un prodotto audiovisivo ci sono tre tipi di tracce sonore che ci trasmettono le emozioni necessarie a rendere la scena. La più conosciuta ovviamente è la colonna sonora, quindi la scelta della musica e dell'audio da mettere di sottofondo, ma non basta. C'è ovviamente, come sto facendo adesso, il parlato, quindi la voce, i dialoghi che noi possiamo vedere in un film sono importanti o la voce narrante in un film può essere importante, ma vale anche per i contenuti online come i reel di TikTok o appunto i video di YouTube. Se volete creare un video o un podcast, l'audio della vostra voce deve essere impeccabile, deve essere ottimale. E infine abbiamo il sottofondo, il tappeto sonoro, quello che è l'audio ambientale, che può essere preso in presa diretta oppure può essere ricostruito in un secondo momento utilizzando le tracce, diciamo apposta, delle tracce audio che voi potete scaricare da siti dedicati per cui poi andare a creare sottofondo audio sotto. Oggi non vi farò vedere gli strumenti, o meglio, vi farò vedere gli strumenti, ma non faremo un confronto sui vari tipi di suoni che essi catturano, bensì sulla tipologia di utilizzo. Quindi vedremo microfoni wireless, microfoni mezzo fucile, quindi gli shotgun, oppure i microfoni diciamo direttamente sulla camera. E ovviamente ci sono anche i microfoni in camera, che sono quelli che sconsiglio. Detto questo, andiamo subito a vedere i vari tipi di microfoni e tiriamo poi le nostre conclusioni. Iniziamo a vedere un po' le varie tipologie di microfoni che ho utilizzato per la creazione di contenuti, diciamo col tempo, e ognuna adatta a una situazione diversa. Il primo microfono che di solito prendono tutti, che è il Rode Video Micro, adesso c'è anche la versione 2, attimo che vi tolgo il dead cat, ok. È un microfono direzionale semplice, non ha batteria, ma già permette di migliorare decisamente l'audio. In genere lo si monta sulle camere da vlog, perché questo vi permette di prendere un audio direzionale, ma deve essere, diciamo molto vicino al nostro soggetto. In più è dotato di, mount per la slitta della videocamera in modo da, montarlo direttamente sopra la camera per fare vlog. Col suo dead cat montato, questo serve per evitare che il vento, possa creare dei soffi all'interno della nostra ripresa audio, e un primo microfono con cui iniziare a fare riprese con camere esterne, ma volendo anche con lo smartphone. Il secondo microfono a cui possiamo passare è il mezzo cannone a condensazione, shotgun. Questo ha una batteria interna, infatti se vado a svitare porta una batteria stilo. Vi permette di prendere un audio direzionale o dalla punta o anche dall'ambiente. Vedete, possiamo prenderlo o in punta o tutto l'ambiente, e questo in genere di solito si monta su un'asta e lo utilizzo per riprendere dialoghi tra due persone o eventualmente audio ambientale. Questo è un modello molto basico, ce ne sono decisamente di migliori. In genere lo possiamo utilizzare anche per fare dei podcast volendo, quindi lo possiamo montare su un'asta e utilizzarlo per fare dei podcast. Primo microfono da utilizzare con smartphone e fotocamera, senza batteria, è il classico microfonino lavalier. Questo qui è la versione più semplice che c'è, quindi niente batteria né niente, si attacca la moschetta vicino al colletto della persona che sta per parlare, si attacca, diciamo il jack al telefonino o alla videocamera e iniziamo ad avere un primo audio, diciamo un po' più adatto a quelli che sono i dialoghi e i discorsi. Prima di passare ai microfoni wireless, sempre nell'ambito dei microfoni lavalier, un po' di tempo fa avevo preso questo, sono ben 6 metri di cavo lavalier, più un aggancio a batteria che permette di avere una riduzione del rumore, quindi è un primo microfono lavalier con riduzione del rumore. Con 6 metri di cavo già potete pensare di fare ad esempio un po' di vlog, oppure di fare un podcast collegandolo vicino al computer o eventualmente allo smartphone. Questo con il chip integrato ha anche la possibilità di capire dove è collegato, se è collegato a uno smartphone, al computer o al telefonino, non costa neanche troppo, può essere un primo modo per avere un audio migliore.
Iniziamo ad aumentare un pochino il budget, vi faccio vedere i miei primi microfoni wireless, molto semplici. Sono i Synco G1A1, abbiamo il trasmettitore e il ricevitore. Perché i microfoni wireless? Wireless permette di registrare lontano dalla fotocamera, eventualmente se state camminando, facendo qualcosa per cui dovete mostrare panorama o qualcosa lontano dalla fotocamera. Questo arriva fino a 100 metri di distanza dalla fotocamera, permette di regolare volume e livelli, è molto molto basico, ma ha anche un ingresso per il microfono lavalier e un'uscita cuffia per controllare l'audio. Questo può essere un primo modo di iniziare ad avere un audio con un microfono wireless economico da utilizzare. Questa tipologia però trasmette l'audio alla videocamera ma non registra internamente. Un modello simile a questo, ma un po' più evoluto perché ha anche la riduzione del rumore, questo qui, il DJI Mic Mini. Questo permette di registrare l'audio in presiletta, però come potete vedere è molto facile da trasportare, ma non ha l'ingresso per il microfono lavalier, quindi va a prendere solo l'audio interno. Ovviamente anche lui c'ha, come tutti gli altri microfoni, il suo dead cat. Si può agganciare magneticamente un po' ovunque, molto piccolo, pratico. Il ricevitore è altrettanto semplice, permette di fare il pairing e regolare il volume. È un, diciamo, un primo microfono per fare, diciamo, talking heads o registrare interviste o creare contenuti per il web. Il vantaggio di questo microfono è che può essere collegato anche tramite Bluetooth direttamente allo smartphone, ma questi microfoni si collegano direttamente col Bluetooth allo smartphone, non li consiglio perché sono soggetti a interferenze, non ne ho trovato uno che non avesse interferenze. Questo è il microfono che sto usando ora, il mio microfono preferito, DJI Mic Mini 2, perché li preferisco anche ai DJI Mic Mini 3, che sono praticamente il figlio tra il Mic 2 e il Mic Mini. Li preferisco perché hanno la registrazione dell'audio interno, permette anche di utilizzare un microfono lavalier molto più nascosto, quindi permette anche di, diciamo, mimetizzare un pochino quello che è questo tipo di microfono. Il ricevitore ha un display touchscreen che mi permette di regolare qualsiasi parametro e da remoto posso anche avviare, per quanto riguarda i prodotti DJI, la registrazione, come ad esempio la DJI Pocket. La registrazione interna io l'adoro perché lo utilizzo praticamente per le interviste, per prendere l'audio contemporaneamente tra un dialogo, utilizzando 2 trasmettitori e un ricevitore, l'audio in presa diretta ambientale, ma anche quello del parlato, e lo trovo molto comodo. Ma esistono ovviamente stesse tipologie anche per altre marche, ce ne sono tantissime, come ad esempio i microfoni della Rode oppure della Lark, quindi scegliete quella che preferite a seconda della tipologia. Diciamo che questo è primo microfono direzionale per iniziare, questo per fare podcast o per prendere l'audio con l'asta, quindi già un poco più avanzato. Questo è adatto in genere allo smartphone, è il primo microfono che io consiglio per lo smartphone o se eventualmente dovete fare dei podcast, ma molto molto semplici. Microfoni wireless di ogni tipo, se invece avete bisogno di registrare l'audio lontani dalla videocamera o senza l'ingombro di cavi. Abbiamo visto i vari tipi di microfoni e il loro tipo di utilizzo ideale. Ovviamente io non possiedo tutti i tipi di microfono esistenti, ce ne sono tantissimi altri molto più professionali e specifici. Quelli che vi ho fatto vedere sono generalmente i microfoni più usati dai creatori di contenuti e la marca ovviamente non è importante. Se l'audio è una delle cose che vi interessa approfondire all'interno del vostro contenuto, magari scrivetemelo nei commenti e vedremo magari di farci un video dedicato. Se questo video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale, condividere con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. E con me, Seva, ci vedremo nel prossimo video. See you next!